Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. C'è troppa gente. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Oggi andiamo a fare un grandissimo passo indietro ad un argomento veramente base che fa da gradino iniziale a tutta la nostra scala di cura dei capelli. Parleremo di questi due trattamenti, come si fanno, a cosa servono, quando vengono fatti e perché soprattutto, e a quali persone sono indicati. Questi due trattamenti, ovvero il risciacquo acido e il risciacquo basico, non sono altro che due trattamenti che sono capaci di modificare la porosità dei nostri capelli. Innanzitutto vi rimando a questo video che ho fatto molto tempo fa in cui vi parlavo della porosità. Se invece lo avete già visto, sicuramente saprete che il capello è una sorta di filo molto sottile che è disseminato per tutta la sua lunghezza da delle piccole scagliette, da delle piccole cuticole appunto, che possono essere sollevate oppure richiuse su se stesse, e a seconda del loro status questo dà luogo a diversi tipi di porosità. Infatti abbiamo una porosità bassa del capello quando tutte le cuticole sono richiuse e sigillate, una media porosità quando sono leggermente sollevate e una alta porosità quando sono completamente sollevate e aperte. Ora, non voglio annoiarvi con quello che fa la cuticola, come si protegge la cuticola e tutte, diciamo, dinamiche legate a questo piccolo ambito. Troverete sicuramente tutto all'interno del video che vi linkavo in alto, ma una cosa che probabilmente in quel video non dissi è che la cuticola si apre e si chiude a seconda delle variazioni di pH, e qui infatti entriamo nel discorso di oggi. Le variazioni del pH si possono ottenere impiegando appunto delle sostanze acide oppure impiegando delle sostanze basiche. Con la sostanza acida la nostra cuticola praticamente si richiude, mentre con la soluzione basica praticamente le nostre scagliette si sollevano e quindi avremo un capello più poroso, un po' più ispido, più opaco e meno lucido. Ovviamente per mantenere le cuticole intatte e in salute devono essere sempre mantenute chiuse e alzate al momento in cui è necessario adoperare dei trattamenti affinché vengano assorbiti nel modo migliore possibile. Parliamo del risciacquo acido. Allora, il risciacquo acido è un trattamento che viene fatto alla fine di tutti i trattamenti che facciamo ai nostri capelli, quindi viene fatto come ultimo step, come finale, come the end di ogni diciamo così carrellata di trattamenti che facciamo ai capelli, che non va assolutamente risciacquato con acqua quando lo facciamo, ma semplicemente i capelli vengono strizzati bene, tamponati con il nostro asciugamano e poi si procede con la normalissima asciugatura. Per il risciacquo acido vengono impiegate delle sostanze appunto acide. Ovviamente abbiamo una grande lista di sostanze cui possiamo attingere, che possiamo scegliere per effettuare questo tipo di risciacquo. Non è assolutamente vero che può essere utilizzato soltanto l'aceto o soltanto il limone. Ci sono tantissime varianti in realtà, o anche arricchenti che possiamo aggiungere direttamente all'interno della nostra classica miscela con acqua e aceto. Il risciacquo acido quindi ha il compito di ripristinare il pH naturale del nostro corpo, perché il pH del capello naturalmente si aggira intorno al pH 5, 4.5, il pH del nostro capello verrà ripristinato e ovviamente il nostro capello subirà questa chiusura delle cuticole, che ritorneranno ad essere tutte belle compatte, sigillate, uniformi, e ovviamente l'idratazione che sta all'interno del fusto verrà bloccata da questa chiusura. Un po' come quando praticamente mio padre mi aspettava di notte con la porta aperta, cioè non era chiusa a chiave, io rientravo dalle mie serate con gli amici e poi lui chiudeva la porta, ecco, e io restavo dentro. Quindi io sarei l'idratazione, praticamente una volta che tu chiudi la porta, metti i sigilli, sigilli, sembra che erano un castello, tipo un col fossato.
Una volta che tu vai a chiudere questa porta, praticamente tutto quello che sta all'interno, che tu hai fatto prima di fare questo risciacquo, rimane all'interno. Quindi se hai fatto l'impacco idratante, se hai fatto l'impacco nutriente, se hai fatto l'impacco con le erbette, funge da sigillo a tutto quello che abbiamo fatto prima e quindi va a bloccare un certo status del nostro capello. Quindi direi che è indispensabile. E ovviamente il capello apparirà un po' più grosso, un po' più idratato, morbido, molto più lucido, perché chiaramente le cuticole che adesso sono chiuse, quando la luce sbatte su di loro, chiaramente sono capaci di rifletterla con maggiore intensità. Avremo sicuramente un capello molto più gestibile, meno soggetto ai nodi, perché vi ricordo riguardo a questo video che anche i nodi dipendono dalle nostre cuticole, quindi se abbiamo delle cuticole che fanno spavento, ovviamente i nodi saranno molto presenti sulla nostra capigliatura e ci manderanno alla neuro. Invece se voi fate questo trattamento andrete a quantomeno drasticamente dimezzare nodi, capelli ingestibili, capelli crespi, capelli opachi. Ovviamente non parliamo di capelli però che hanno passato, diciamo, l'inquisizione, nel senso ci sono capelli che purtroppo sono irrecuperabili, ma vi assicuro che il risciacquo acido è un trattamento che funziona pure sui morti, quindi io vi consiglio sempre di farlo. Come si fa? Allora, io mi baso facendo questo: prendo una bottiglia vuota di plastica da 2 litri, vado a riempire la bottiglia di un mezzo bicchiere di aceto o un bicchiere di aceto. Ovviamente le quantità possono variare a seconda della vostra esperienza, della vostra reazione, e la vado a disciogliere all'interno poi dell'acqua che vado ad aggiungere all'interno della bottiglia. Le quantità che io vi consiglio sono delle quantità standard, ripeto, che voi potete adattare successivamente alla osservazione della vostra reazione. Quindi se voi vedete che un bicchiere di aceto disciolto in 2 litri d'acqua è troppo, ovviamente lo dimezzate, ovviamente lo potete tranquillamente gestire voi. La stessa cosa con limone, la stessa cosa con non so, infusi, decotti, ecco, acido citrico. Ovviamente per l'acido citrico parliamo di quantità un po' più modeste, parliamo di circa 2 cucchiaini. Chiaramente ci possono essere delle modifiche che potete apportare che non derivano soltanto dai vostri capelli, perché voi potete anche avere dei capelli con tot porosità, ma dovete stare anche molto attenti al tipo di acqua dei vostri rubinetti di casa vostra. Se voi abitate in una casa, in un appartamento dove l'acqua che esce dal vostro rubinetto è particolarmente calcarea, chiaramente dovrete acidificare di più l'acqua rispetto ad una persona che invece vive in una casa dove l'acqua non è così calcarea. Allora, attualmente io in questa casa, devo dire la verità, ho un'acqua abbastanza dura ma non durissima da buttarsi dalla finestra, nel senso ho dovuto aumentare un pochettino le quantità di aceto, ma comunque è abbastanza facile. Potete utilizzare quindi, come vi dicevo, l'aceto di vino bianco, l'aceto di mele, l'acido citrico, il succo di limone, vari infusi, tisane, decotti di rosmarino, di cipolla che hanno già pH acido, oppure potete utilizzare l'acqua di riso fermentata. Mi raccomando, quella fermentata è molto più indicata perché attraverso il metodo della fermentazione l'acqua si acidifica. Se comunque volete utilizzare l'acqua di riso non fermentata, quindi attraverso il metodo dell'ammollo o del bollore, che è il metodo a caldo, la potete acidificare aggiungendo del limone oppure dell'aceto o dell'acido citrico. Quindi comunque l'acqua di riso la potete utilizzare, basta aggiungere delle altre cose. Ovviamente il risciacquo acido lo devono fare tendenzialmente tutti, a meno che non siate così fortunate da avere una porosità bassissima che non viene neanche intaccata dai vostri lavaggi, dai vostri trattamenti, il che è veramente molto difficile. Io che ho un capello proprio con una porosità no bassa, inesistente, comunque il risciacquo acido lo devo fare. Passiamo al risciacquo basico. Il risciacquo basico non è altro che il contrario del risciacquo acido. Se il risciacquo acido chiude tutto, quindi se il risciacquo acido mi chiude dentro a chiave come faceva mio padre quando a 16 anni uscivo, il risciacquo basico praticamente apre le porte di questo
castello meraviglioso. Allora, il risciacquo basico in realtà solleva. E a che cosa serve questo trattamento se per mantenere la salute dei nostri capelli intatta le cuticole devono rimanere chiuse? Ebbene, è funzionale affinché i trattamenti penetrino in modo maggiore e più pregnante all'interno del capello, ed è un risciacquo che va fatto solo prima dei trattamenti, perché appunto è funzionale al loro ingresso facilitato. È un po' come avere praticamente non lo so, la tessera del supermercato. E quindi se non ce l'hai, se non fai il risciacquo basico, sarà un po' più difficile far penetrare all'interno i trattamenti che vai a fare sui tuoi capelli. Quindi che cosa devi fare? Mi raccomando, innanzitutto il risciacquo basico lo devi fare sempre dopo lo shampoo. Lavi i tuoi capelli, puoi fare anche un impacco oleoso prima. In realtà potresti anche, se hai la pazienza, fare il risciacquo basico a capelli sporchi, poi fare l'impacco oleoso, poi fare lo shampoo. Dovresti ripetere il risciacquo basico che è stato lavato via dallo shampoo e poi fare i trattamenti. Ma comunque la via più semplice è lavare i capelli col tuo shampoo, fare il risciacquo basico, fare i trattamenti che preferisci, idratante, con le erbette, fare l'ennè, fai la tua posa, risciacqui i capelli con acqua semplicissima e ovviamente concludi tutto con il risciacquo acido. Fine. Cosa va fatto per il risciacquo basico? Per la stessa quantità, sempre con 2 litri di acqua e con una bottiglia d'acqua vuota da 2 litri che voi andrete a riempire sempre di acqua fresca, andrete a disciogliere un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Ovviamente, ripeto, il bicarbonato lo scegliete un po' voi, gestitevi un po' voi. Se avete dei capelli con bassissima, inesistente porosità come me, potete abbondare. Se invece avete dei capelli con una porosità molto alta, perché reduci di tinte, perché reduci di decolorazioni, perché reduci di trattamenti che vi hanno aperto le cuticole e ovviamente sono rimaste in questo stato, in realtà non sarebbe necessario fare il risciacquo basico, perché il risciacquo basico serve ad aprire quelle cuticole che comunque hanno un margine di chiusura. Mentre se le vostre cuticole disgraziatamente sono rimaste aperte, è chiaro che voi andrete a sfondare una porta che è già spalancata. Quindi ecco, vedete un po' voi. Mentre se avete una porosità media potete fare il risciacquo basico. Parola d'ordine: sperimentate, perché purtroppo per queste cose non c'è un manuale, perché è tutto molto personale. Niente ragazze, io spero di avervi detto tutto riguardo a questi 2 risciacqui. Credo di essere stata abbastanza esaustiva. Ovviamente, come vi dico sempre, potete utilizzare la sezione dei commenti per lasciarmi un commentino qualora non aveste capito qualcosa oppure necessitaste di qualche chiarimento. Lo sapete, sono sempre disponibile e mi fa piacere avere anche un confronto con voi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video e per avermi fatto compagnia. Io vi auguro un buon weekend e noi ci vediamo al prossimo video.